Tutti rincorrono la felicità, ma se volessimo essere infelici, come facciamo? Beh, è una forma d'arte che però per realizzarsi al meglio presuppone che facciate finta di voler essere felici, se no non vi crederà nessuno. E ovviamente mentre tentate di sabotare la vostra vita dall'interno, voi riuscirete anche a trascinare tutte le persone che avete intorno in questo gorgo di infelicità, facendole anche sentire in colpa, il che è una sottilissima forma di potere. E poi diciamocelo, quanto sembrano superficiali le persone felici. La persona infelice riesce ad avere un'aura come di un essere umano che ha capito qualcosa di più profondo dell'esistenza, qualcosa che la persona felice in fondo non ha ancora colto. E anche questo naturalmente è potere. Vediamo come aumentare la nostra infelicità, però prima atmosfera. Un sacco di noiosissimi studi psicologici ha dimostrato che c'è una correlazione fra felicità e gratitudine, quindi prima regola, vediamo di non essere grati a niente e per nessuna cosa. Se per esempio avete un tetto sulla testa, avete una persona accanto che vi vuole bene, lamentatevene o comunque datela per scontata, pensate che è ovvio averla e che sareste in realtà molto più felici, ma ricordiamoci che non vogliamo esserlo, se aveste quest'altra o quell'altra cosa della quale magari non necessitate assolutamente e che non volete. Priviamo la nostra vita di momenti nuovi, curiosi e potenzialmente entusiasmanti, cioè annoiamoci per poi poterci lamentare che siamo annoiati. Se volessimo compensare questa noia, facciamolo caoticamente e dannosamente, per esempio shopping compulsivo, sesso occasionale senza creare nessun tipo di rapporto interpersonale. Sia che adottiate queste strategie, sia che rimaniate profondamente annoiati e basta, perderete un sacco di amici, il che naturalmente è un buon traguardo. Poi preoccupiamoci per i soldi, non godiamoci i piaceri della vita, rimaniamo ben focalizzati sulle improvvise enormi eventuali spese che dovremmo poter affrontare in futuro. Tutti si preoccupano per i soldi, ma noi possiamo fare veramente di più, cioè occuparci prima di qualcosa che forse, ma no, anche no, potrebbe accadere in futuro. Ad esempio i soldi che potremmo non avere per la pensione, quando di fatto non sappiamo neanche se ci arriveremo alla pensione, il che è comunque un vantaggio, perché potremmo a quel punto focalizzarci sul fatto che forse non arriveremo neanche alla vecchiaia. Non badiamo assolutamente al fatto che le parole abbiano un loro peso e quindi autoetichettiamoci in determinate categorie che hanno a che fare con la patologia mentale. Se per esempio ogni tanto provate dell'ansia, dite che siete ansiosi, se siete un po' giù di tono, parlate di voi come dei depressi. Qualcosa vi fa paura? Parlate subito di trauma psicologico. Non importa che si conosca profondamente il senso clinico di questi termini, utilizziamoli a casaccio, utilizziamoli spessissimo e rimaniamo sul pezzo. Poi, mi raccomando, litighiamo spesso per cose futili, aspettandoci dopo ogni litigio che la nostra vittima si mostri gentile e comprensiva per il litigio che abbiamo creato. Mostriamoci feriti soprattutto, non parliamo, facciamo sentire tutto il peso del nostro malessere, però evitando situazioni che possano risolvere il conflitto. E poi mi raccomando, siate molto molto critici. Cerchiamo di vedere negli altri sempre il peggio, la cattiva intenzione, il desiderio di fregarci, di raggirarci, di prenderci in giro. Il vantaggio di diventare paranoico è che col tempo vi garantisco che si avverano tutte queste previsioni di essere perseguitati, il che ci darà una ovvia dimostrazione che la nostra visione paranoica della vita e degli altri è corretta. Mentre giudichiamo male le intenzioni degli altri, noi evitiamo di fare qualsiasi cosa che non risulti in un guadagno personale. Stringiamo amicizie, per esempio, solo se c'è un tornaconto, solo se le persone ci possono tornare utili. Però è meglio se nel fare questo diamo l'impressione di essere filantropi, per cui mi raccomando, atti di generosità sparsi ma pubblici. Se avete problemi psicologici, date la colpa ai vostri genitori. Magari un po' hanno davvero colpa, magari no, però questa cosa che i genitori hanno sempre colpa dei nostri squilibri è oramai quasi poesia. Poi l'idea di pensarsi come dei robot che siano stati programmati e che non abbiano più la possibilità di mutare è veramente un trucco eccezionale. Poi, mi raccomando, continuate ad analizzare le relazioni remote in cerca di questo o di quel trauma. Rimanete, mi raccomando, bloccati nel passato e non sognatevi però di impegnarvi in un cambiamento presente. A proposito di questo, a proposito del passato, perdiamoci in esso.
pensando che per esempio le sfortune attuali dipendono da un brutto passato, oppure che il nostro presente è assolutamente peggio di un passato mitizzato che noi continuiamo a ricordare, nel quale continuiamo a rifugiarci. Non agiamo, piuttosto pensiamo sempre alle nostre cose e soprattutto ingigantiamole. Poi se siamo veramente bravi possiamo iniziare a pensare anche ai mali del mondo e ai massimi sistemi. Però mi raccomando, non alzate un dito e non perdete tempo a cercare di cambiare fattivamente le cose della vostra vita. Sempre poi che non si voglia rimanere da soli e ci si voglia mettere con qualcuno, mi raccomando, scegliamo una persona che fin da subito mostri di avere dei problemi o una situazione molto complicata. Per cui mettiamoci insieme con gente sposata, mettiamoci insieme con gente che si capisce che non vuole stare con noi e che comunque ci fa disperare. Questo ci pone nella favolosa situazione di, da una parte, passare la vita a cercare di cambiare queste persone, dall'altra naturalmente ci permette di dire che siamo incredibilmente sfortunati in amore e negli affetti. Questo è bello perché ci permetterà poi in un futuro prossimo di approdare a quella favolosa frase che è: l'amore non esiste. Ma perché lo dici? Perché mi piaceva. Ah! Scusa, tutti non me lo sentissi. Allora rifà. Io vi saluto mestamente e vi aspetto al prossimo video, forse.